Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e su un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi parliamo di come scegliere il primo mazzo. È un passo molto importante nel percorso di studio dei tarocchi, la scelta del primo mazzo. Come ho detto in un precedente video, non è necessario che abbiate il mazzo come regalo, potete comprarvelo da soli. E quindi è molto importante che scegliate il mazzo più adatto a voi, soprattutto se siete dei neofiti e quindi non avete mai letto i tarocchi. Ci sono, diciamo, due scuole, due tradizioni di mazzi di tarocchi differenti fra di loro, le principali. La prima è legata al mazzo dei tarocchi di Marsiglia, che è questo qua. Questo è il bagatto. I tarocchi di Marsiglia, i primi mazzi sono datati ai primi del 1700 e è il mazzo dei tarocchi di Marsiglia è il più popolare nel continente europeo. È stato soprattutto popolarizzato da alcuni occultisti nel 1800, fine 700, inizi 800. La caratteristica del mazzo di Marsiglia è che, come tutti i tarocchi ovviamente, è diviso in arcani maggiori e arcani minori. Quindi come gli arcani maggiori hanno delle figure, per esempio questo è il bagatto e questa è la papessa, invece gli arcani minori sono molto simili, anche se più numerosi, alle carte per esempio da gioco, piacentine e napoletane, per esempio. Quindi è diviso in 4 semi, le coppe, i bastoni, le spade e i denari. Queste sono le coppe, questi sono i bastoni con queste linee dritte, questi sono i denari e poi le spade con delle linee curve. Quindi, a parte le figure dei paggi, delle regine, dei cavalieri e dei re, per esempio, qui abbiamo 3 cavalieri di coppe, di spade e di bastoni. Questa è la regina di bastoni. Vedete che appunto sono dalla carta numero 1 alla carta numero 10 ci sono soltanto dei simboli. Quindi capirete che è un lavoro molto difficile quello della lettura di questo mazzo, in quanto dovete, se non memorizzare, diciamo, in maniera, come dire, noiosa i vari significati delle carte, comunque dovete avere una conoscenza approfondita della numerologia e dei significati dei vari semi e come queste due conoscenze si intersecano, perché bisogna vedere per esempio che cosa significa il 4 nel seme di denari e cosa potrebbe significare il 4 nel seme di bastoni, nel seme di spade e poi infine nel seme di coppe. Quindi implica l'uso del mazzo di Marsiglia, uno studio veramente approfondito e uno sforzo analitico soprattutto approfondito. Quindi io personalmente
lo utilizzerei solo nel momento in cui la mia conoscenza dei tarocchi sia già abbastanza approfondita e avanzata, non sinceramente per qualcuno che inizia ad approcciare lo studio dei tarocchi. Invece la seconda tradizione dei mazzi di tarocchi viene dall'Inghilterra, dove mi sembra 1909, è stato creato il mazzo del Rider-Waite-Smith, dal nome degli autori. Queste tre persone, Smith è Pamela Smith, che è la disegnatrice, erano membri di una loggia massonica inglese che si chiamava The Hermetic Order of the Golden Dawn, che studiava la magia e l'esoterismo di tradizione ermetica. La tradizione ermetica comunque è alla base di tutto l'esoterismo di stampo europeo, quindi è una tradizione abbastanza diffusa nel nostro territorio europeo. E loro ebbero l'intuizione appunto di rivedere il mazzo di Marsiglia, soprattutto per quanto riguarda gli arcani minori, e così disegnare delle scene che esplicitassero la simbologia di ogni arcano minore, anche per appunto le carte di ogni seme dal numero 1 al numero 10. A dir la verità, questa non era un'idea originale, perché già alla fine del 1400 il mazzo dei tarocchi, che si chiama adesso Solabusca dal nome dell'ultimo proprietario, avevano questa caratteristica. Si presume che Pamela Smith fosse a conoscenza di questo mazzo appunto perché ai primi del Novecento era in esposizione a Londra. Comunque questo mazzo ebbe molto successo e da allora è quello preferito nel mondo anglosassone. E vediamo appunto che per ogni carta c'è un disegno. Vediamo, questo è l'8 di bastoni, questo è il 4 di coppe, vabbè, questo è il paggio di coppe, poi c'è il 4 di bastoni. E quindi vedete che questo mazzo permette una interpretazione delle carte, questo è il 2 di bastoni, una interpretazione delle carte molto più intuitiva rispetto al mazzo dei tarocchi di Marsiglia. Perché sono delle scene, volendo, di vita quotidiana, che quindi possono essere rapportate più facilmente alla nostra esperienza di vita, diciamo. Però ecco, non vorrei dare l'impressione che questo mazzo sia meno carico di simbologia rispetto al mazzo dei tarocchi di Marsiglia, perché in realtà appunto, siccome i membri della loggia massonica erano studiosi dell'ermetismo, hanno esplicitato o anche aggiunto elementi di stampo ermetico nelle varie carte, soprattutto per quanto riguarda gli arcani maggiori. Vorrei fare per esempio l'esempio del bagatto, se lo trovo. Vediamo un attimo. Eccolo. Invece nei tarocchi di Marsiglia
Allora, vediamo per esempio il bagatto. Allora, e la differenza con il mago nel tarocco Rider-Waite-Smith. Allora, sono la stessa carta, ovvero l'arcano maggiore numero 1, e vediamo come il mago o bagatto nei tarocchi di Marsiglia è più realistico, volendo, rispetto all'altro, perché mostra un ragazzo probabilmente a un mercato con un tavolo con degli oggetti sopra, di tipo soprattutto di gioco. Ci sono dei dadi, mm, ma anche dei coltelli, una borsa, delle monete, eccetera. E sembra piuttosto un giocoliere, no? Più che un mago, diciamo, e un affabulatore. E c'è un cappello molto ampio che sembra un po' un otto. Ecco, questi elementi sono stati reinterpretati nella carta dei tarocchi inglesi, perché per esempio l'otto del cappello viene reso esplicito come il simbolo dell'infinito in cima al capo del mago, e questo è veramente appunto disegnato come un mago di tipo proprio esoterico, ovvero la posizione delle braccia sono estremamente indicative della sua volontà di trasformare l'ambiente attorno a sé. Nel tavolo ci sono invece che degli oggetti comuni, o legati, diciamo, a dei trucchetti di magia, ci sono i simboli degli arcani minori, quindi le coppe, i pentacoli, la spada e il bastone. E anche i vestiti sono molto più legati a un sacerdote di magia cerimoniale. Quindi anzi, volendo, i tarocchi Rider-Waite-Smith sono molto più carichi di simbologia esoterica rispetto ai tarocchi di Marsiglia. Un'altra caratteristica del mazzo inglese è che è anche carico di simbologia cristiana, molto di più rispetto ai tarocchi di Marsiglia. Vediamo per esempio nei tarocchi di Marsiglia c'è la carta della papessa. Ora, la papessa si rifà appunto a una leggenda medievale della papessa Giovanna, che appunto era una papessa donna che si era finta uomo, e si era posta appunto a capo della Chiesa cattolica. Nel caso dei tarocchi Rider-Waite-Smith, vediamo invece che la papessa di stampo cattolico è stata trasformata in sacerdotessa, però con dei richiami molto più espliciti rispetto alla carta dei tarocchi di Marsiglia, alle origini, alla tradizione giudaica, con il libro della Torah tra le sue mani e le colonne ai suoi lati, che sembra appunto il tempio di l'entrata del Tempio di Salomone. Quindi io sinceramente per i neofiti consiglierei questo mazzo della tradizione inglese. Bisogna dire che questo è il mazzo, diciamo, originario. Vedete che i colori sono molto vivi e sono soprattutto basici: giallo, rosso, blu e anche molto grigio, come potete vedere in questo 3 di spade. Non a tutti piacciono, e comunque da quando
è stato creato ai primi del Novecento, molti artisti si sono cimentati nella riproduzione di questo mazzo e quindi potete trovare nel mercato molte versioni simili ma diverse, con reinterpretazioni dei disegni. Ci sono anche appunto dei mazzi che sono più dark, che magari servono più per delle letture di tipo shadow work, cioè delle letture dei propri lati ombra. Ci sono dei mazzi più adatti a delle letture tipo della vita amorosa relazionale, altri più legati a letture di sviluppo interiore, quindi dovete, secondo me, la cosa migliore è vedere online i mazzi disponibili e scegliere d'impeto, diciamo, distinto quello che vi rimane ehm, più bello, quello che vi piace di più, quello che è distinto vi comunica di più, perché veramente possono essere apparentemente anche molto diversi da quello originario, anche se la simbologia più o meno è la stessa, però il tipo di disegno influenza molto la lettura. Vediamo per esempio, sono i tarocchi universali dello scarabeo, che sono molto simili a quello originario, però con dei colori e dei disegni leggermente diversi. Questa è la papessa, questo è l'otto di denari, questo è il 4 di coppe. Vedete che comunque avendo dei disegni, la parte intuitiva del cervello viene stimolata molto e quindi i colori e il tipo di disegno influenza il messaggio che captate dalle carte. Questa, per esempio, è un'altra versione, sono i tarocchi delle rose sacre. Vedete che hanno una interpretazione leggermente diversa perché si rifanno alle chiese di tipo bizantino, quindi anche gotiche con i vetri storiati, eccetera. Questo è il diavolo, questo è il 10 di bastoni, questo è il 6 di coppe, questo è il matto. E vedete che appunto hanno questo è il 2 di coppe, uno sguardo, le persone hanno uno sguardo un po' fisso, sono un po', come dire, una posa statica, come per esempio nei mosaici bizantini. E queste sono molto, i colori sono molto vivaci e quindi l'interpretazione è probabilmente molto diversa rispetto al mazzo classico. Quindi secondo me non basta andare in un negozio, perché nei negozi non potete aprire il mazzo e quindi dovete, secondo me, fare una ricerca online ehm, e scegliere, se andate su Google per esempio, immagini, ehm, e scrivete mazzo tarocchi, vi trovate varie tipologie e così potete vedere appunto le immagini delle varie carte, scegliere quelle che vi rimangono più in linea col vostro sentire e soprattutto che vi sembra comunichino qualcosa, è molto importante. Quindi, come conclusione, vorrei appunto dire che se siete ai primi passi nello studio dei tarocchi, io assolutamente vi consiglio un mazzo della tradizione del Rider Waite Smith, perché si appresta
si presta molto di più a una lettura più intuitiva. Ciò non toglie che dovete continuare a studiare la simbologia esoterica di stampo ermetico, la numerologia, i significati dei vari arcani minori e soprattutto i semi, mh, però potete già più facilmente iniziare ad utilizzarli fin dai primi tempi. Mentre nel momento in cui siete avanzati nello studio dei tarocchi potete iniziare a utilizzare i tarocchi di Marsiglia, che sono comunque molto affascinanti. A me piacciono molto perché il disegno degli arcani maggiori soprattutto sono estremamente comunicativi, secondo me. C'è il diavolo che questa è la rotola della fortuna. Questo è il mazzo rieditato da Jodorowsky, che ha aggiunto dei colori rispetto a quelli classici, e che è molto popolare in questo periodo. Volevo farvi vedere, ecco, il diavolo è bellissimo, ha dei colori fantastici e soprattutto è molto comunicativo, cioè rende proprio l'idea di un diavolo medievale, di quelli veramente che fanno paura. E questa è la luna, per esempio, bellissimo. Allora, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Ciao, a presto!